Un saluto a tutti ragazzi, benvenuti e bentornati sul mio canale da Michele. Questo è il nuovo appuntamento della Citroën 2 cavalli Charleston in scala 1/8 edizione De Agostini. Andiamo a vedere con il nuovo invio cosa mi hanno mandato. Sono 4 numeri. Allora, è la spedizione numero 12 e abbiamo le uscite dal numero 42 alla numero 45. Bene, intanto volevo ringraziare, come è doveroso e ho anche piacere di fare, tutti i miei iscritti, tutte le persone che hanno attivato la campanella così da rimanere sempre aggiornati su ogni mio nuovo video pubblicato, perché stiamo arrivando a 500.000 di visualizzazioni totali e se ce l'ha fatta Michele, ovviamente con il vostro aiuto. Se avete voglia di aprirvi un canale e credete in qualcosa, portatelo avanti, però se mi posso permettere, io non sono maestro di nessuno, la passione delle persone che vi guardano, anche se non vi conoscono, la sentono, come voi sentite la passione nelle persone che non conoscete, ma che così tanto ci tengono a fare quello che fanno. Allora, andiamo subito a guardare il primo fascicolo, che è il 42. Lavoreremo tutto sul motore, a parte un pezzo che va montato sul parafango anteriore. Voi sapete che seguiranno ovviamente i video del montaggio e darò poi lì la possibilità di poter guardare, oltre che le immagini, anche proprio dare lettura dei contenuti scritti. Bene, questa qui è la ventola, andiamo a prenderla subito, eccola qui. Andiamo a vedere cosa abbiamo. Allora, un consiglio: prendete della colla, anche se qui vi dicono di usare la Loctite cianoacrilica, io ve la sconsiglio perché tiene, è ovvio che tiene, però cristallizza i tubi e con gli anni, visto che sono modelli costosi e ce li vogliamo tenere, con gli anni potrebbero cristallizzare le gomme e magari spezzarsi. Non è certo questo, però ecco, è sempre meglio usare colla per modellismo, ecco il consiglio che vi do. Abbiamo il convogliatore dell'aria, eccolo qui. Provo a spostare questo, vediamo se riesco a mettere meglio a fuoco l'immagine. Un po' di luce. Ecco, questo è il convogliatore dell'aria. Mi piace che in questo modellino hanno premontato diversi tubi, è una cosa che apprezzo molto. E un consiglio invece che vi do su tutti i modellini che fate: mi raccomando, non fidatevi del fatto che abbiate inserito il tubo nel perno e tiene, non è così, perché le gomme poi si dilatano e non sono proprio gomme, sono delle gomme abbastanza rigide, quindi cosa succede? Che una volta che il perno le allarga, loro poi mantengono la forma senza andare a tornare indietro per stringere il perno e vi si staccano i tubi e poi andate a cercarli dove andavano montati. Quindi ecco, un po' di colla, da subito prendete questa abitudine perché è un'ottima abitudine e fissateli con la colla, così non avrete possibili brutte sorprese. Poi
devo dirvi che poi lo vedrete, perché dopo aver fatto questa presentazione del contenuto vi farò vedere anche fino a che punto siamo arrivati con il montaggio al numero 41, ed è veramente particolareggiato. Questa è ovviamente la ventola, eccola qui, ma che bello questo pezzo, la griglia del convogliatore dell'aria. Che bella. Poi abbiamo 3 serie di viti, questo che avete visto è tutto plastica, 3 serie di viti, 2 che sono la JP e la CP destinate ad essere avvitate nella plastica, e la terza serie di viti SM da avvitare nel metallo. Ecco qua. Per poter fare questo montaggio dovremo andare a prendere quello che abbiamo montato nel numero 41, quindi l'uscita precedente a questa, e questo è quello che avremo alla fine di questo montaggio. Eccolo qui, guardate che bellezza, sembra vero. Adesso dai, diciamoci la verità, sembra veramente vero. Via al 42. 43. 43, montaggio molto semplice. Troviamo il tirante dello sterzo in metallo, una serie di viti KM. Ricordatevi, l'ultima lettera indica il materiale dove noi andremo ad utilizzare le viti, M metallo. Qui io mi avvarrò di un lubrificante per crearmi il filetto. Ecco qua, tutto in metallo. Volevo farvi vedere il particolare delle staffe, guardate che bello, i finti bulloni. Allora, una cosa importante, ma poi ve ne accorgerete, questo ovviamente dovrà potersi muovere. Qua sotto troverete la plastica cilindrica che tiene all'interno l'ammortizzatore anteriore, o meglio il sistema di ammortizzazione anteriore. Se vi batterà sopra la plastica al ferro non va bene, avete sbagliato e dovrete andare, controllate bene tutto l'assemblaggio, non parlo di questo ma della plastica sotto, delle molle dell'anteriore, dovrete abbassarla avvitandola di più, guardate voi, perché questo deve essere libero di poter scorrere sulla parte in plastica. Dopo vi farò vedere cosa intendo. Bene, mettiamo via anche questo. Ecco qua, adesso vi faccio vedere cosa volevo dire. Questa parte qua che vi ho fatto vedere prima passa sopra questa plastica degli ammortizzatori anteriori, deve essere, come ho già detto, libera di poter scorrere, non deve assolutamente toccare la plastica sottostante. Se questo si verifica è perché avete la plastica nera sotto troppo alta e quindi avete sbagliato il montaggio, o meglio avete forse avvitato
meno le viti. Quindi ecco, cercate di vedere qual è il problema. L'importante è che i due pezzi non si devono assolutamente toccare. Poi passiamo al numero 44. Qua ce n'è di pezzi, che bello, che bello. Una serie di viti BM da avvitare nel metallo. Qui attenzione alla molla, a non perderla. Andiamo a vedere. Questo è il rinvio della leva del cambio. Leva del freno a mano. Rinvio della leva del freno a mano. Quello che state vedendo è tutto in plastica. Leva del cambio. Questo è metallo. Bracci di trasmissione. Questi poi vanno inseriti nei gommini esattamente così, e poi una volta montati i pezzi li faremo scorrere e si bloccheranno alla giusta misura. Quindi questo è in gomma, che sono le cuffie di protezione dei bracci, che belle, guardate. E questa è la molla. Alla fine di questo montaggio bene, così si vede poco perché non si riesce a vedere bene nel dettaglio. Vabbè, vedete, avremo poi così i semiassi e bon. E questo è il numero 44. Numero 45. Montaggio molto semplice. Abbiamo la protezione interna del parafango sinistro e una serie di viti CP da avvitare nella plastica senza adoperare alcun tipo di lubrificante. Eccole qua. CP. Questo è un bel pezzo grande, tutto in plastica. Andiamo a vedere la sua giusta collocazione. Non lo montiamo, vediamo cosa ci dicono. Allora, in questa uscita, la 45, dove ci danno la protezione interna del parafango sinistro più una serie di viti, in realtà non andremo a montarla, quindi la terremo da parte per le sessioni successive, ma ci fanno vedere, con ovviamente le indicazioni fotografiche, tutti i tubi dove vanno correttamente inseriti. E ricordatevi di mettere il collante, non metteteli senza l'ausilio di un collante, perché, ripeto, poi vi si staccano e non vi ricordate più dove andavano messi. Bene, questo è poi il risultato finale, ma
cambia poco dal numero precedente perché abbiamo semplicemente tutti i tubi collocati nei loro posti dedicati. Ecco qua. Bene, adesso andiamo a vedere quello che abbiamo montato fino all'uscita numero 41. Ed ecco qua. Guardate quanto siamo già avanti per essere al numero 41. Siamo oltre un terzo della collezione totale. È un modello, come ho detto più volte, a mio parere bellissimo, super particolareggiato. Guardate solo il sedile, in tubolari metallici, con elastici montati con dei ganci, tessuto, simil pelle, la fascia lombare e sacrale, praticamente un sedile vero in miniatura. Questa è la parte che abbiamo trovato nell'uscita che abbiamo visto prima, la 45, che poi andrà collocata qui, parafango interno sinistro. Ecco qui. Il motore. Questo intendevo prima, vedete? Nessuno di questi tubi è stato incollato da me. Sono preassemblati ed è una cosa, ripeto, che apprezzo molto. Il blocco centrale è tutto metallo fino a qua. E poi una cosa che magari non tutti, della quale non tutti si sono accorti, è il rivestimento dei dischi dei freni con una sottilissima lamina di metallo rigata per appunto riprodurre il vero disco. Ve ne accorgerete poi se le guarderete da qua. Vedete il pezzo di metallo, eccolo, un interno e uno esterno. Una piccola chicca. Bene, questo è ovviamente il cofano anteriore, bellissimo, tutto metallo. La porta con il vetro basculante come in quella vera. Ricordatevi che per bloccarlo dovete schiacciarlo qui con i 2 pollici, ecco. Ovviamente sulla parte argentata non schiacciatelo sulla plastica trasparente, altrimenti danneggerete la plastica. Questo è come si presenta dentro. Guardate solo la grandezza e la robustezza della cerniera metallica, perché ha un certo peso, Se andate a vedere i video che ho fatto, peso praticamente tutto. Ecco, lavoreremo su questo pezzo nei prossimi montaggi che andrò subito a fare dopo aver terminato questo video. Cruscotto con chiave, questo che vedete è metallo e permetterà di mandare a massa questi 2 fili una volta inserita qui e riprodurre il sonoro dell'accensione del motore. Poi funzioneranno le luci anteriori, posteriori, gli stop. E poi ecco qua tutto il sistema di pistoni che scorre dentro, bellissimo, tiranti, bellissima. Bene, carissimi, Michele vi saluta, vi ringrazia del vostro tempo, vi dà appuntamento ai prossimi video. Mi raccomando, se vi è piaciuto il video, cercate di iscrivervi, attivare la campanella e guardatemi, non mandate avanti veloci le pubblicità. Un'ultima cosa che ho detto
detto tante volte e tante altre dirò, perché è importantissima. Fate molta attenzione quando maneggiate il modello, perché questi pezzi vi possono trarre in inganno. Ve li faccio vedere. Questi sono di plastica. Queste asole sono di plastica, ne avete una, due sull'anteriore e due sul posteriore, una di qua e una di là. Fate attenzione perché le danneggiate. È dall'inizio della costruzione di quest'auto che ve lo dico. Fate attenzione, non vi distraete. Se siete stanchi, non montate il modello, perché lo sapete che quando si è stanchi è proprio lì che si commettono degli errori. Ok, un saluto a voi e a tutti i vostri cari, più cari da Michele. Devo per forza prendere il cavalletto con la mano, perché diversamente c'è veramente tanto materiale, non riesco a inquadrare tutto. Ciao ragazzi, al prossimo video, non mancate, mi raccomando!